Si sente sempre e solo parlare di private equity, ma che cos'è in realtà e cosa fanno questo tipo di società? Facciamo chiarezza. Con questa espressione si intende l'attività di determinate società finanziarie che hanno come obiettivo quello di acquistare, migliorare e successivamente rivendere aziende. Come il termine stesso ci suggerisce, con l'espressione private si va ad indicare il fatto che queste società finanziarie investono in aziende private, quindi non quotate, mentre con il termine equity si indica che l'attività che fanno è un'attività rivolta all'acquisizione del capitale di queste aziende. Tutto quello che vi sto per dire in questo video comunque fa riferimento alla definizione e al contesto generale, ma nel mondo del lavoro esistono comunque tantissime sfaccettature e tantissime particolarità. Non è infatti per forza detto che una società di private equity debba investire solo e soltanto in società private. Qualora i private equity più grandi possano permettersi di investire in società quotate, a seguito di questa operazione si verificherà un delisting. Ma in ogni caso non entriamo nei particolari in questo video e atteniamoci solo al contesto generale. Definita quindi la vita di un'azienda, in quale di queste fasi si concentra l'attività di private equity? Una società che effettua tale attività di investimento non prende in analisi le cosiddette start-up, cioè aziende appena nate, perché quello è il mondo degli angel investor. Allo stesso modo non si focalizza nemmeno su aziende che magari hanno pochi anni di vita, al momento una redditività e flussi negativi, ma un potenziale enorme, perché quello è il mondo dei venture capitalist. Il private equity quindi investe in aziende già mature, consolidate e seguendo determinati e specifici criteri. Esiste anche una versione superiore al private equity che è il mondo degli hedge fund, ovvero società finanziarie che effettuano attività di investimento particolarmente speculativa, che non investono solo in società e aziende private ma anche quotate, che non si limitano ad acquistare semplicemente il capitale di un'azienda, ma possono anche seguire investimenti alternativi più complessi, così come il patrimonio che gestiscono è molto più alto tendenzialmente di quello dei private equity. Da chi viene fondata una società di private equity? Generalmente persone con un background finanziario dopo un'esperienza ventennale decidono magari di fondare una società di private equity e successivamente si dedicheranno a quell'attività di ricerca del capitale. Questa prima fase viene definita infatti la fase della raccolta. Il capitale che viene investito non è infatti quello dei fondatori del private equity, a meno che non si tratti proprio di una percentuale molto ridotta al fine di allineare i futuri investimenti con gli interessi di coloro che hanno fondato l'azienda. Il capitale in realtà viene ricercato tra gli investitori istituzionali e in piccola parte magari anche investitori retail, persone private, però persone molto ricche. Gli investitori istituzionali altro non sono che società finanziarie che hanno degli enormi capitali da investire, come banche, assicurazioni, fondi pensioni, in maniera più piccola anche holding finanziarie o family office. Ciascun private equity lancerà quindi il suo fondo nel quale verranno raccolti capitali dagli investitori e tale fondo avrà un proprio regolamento dove verranno definiti quelli che sono i criteri da ricercare nelle società da acquisire. Se un fondo di private equity, quindi, per farvi capire il concetto, individua un'azienda particolarmente performante e ci vuole investire, ma questo tipo di azienda non risponde alle caratteristiche che sono state definite nel proprio regolamento, non potrà investire, perché potrà investire il capitale che sarà stato in grado di raccogliere dall'investitore solo e soltanto secondo le direttive del regolamento stabilito da quello specifico strumento di investimento, che è il fondo di investimento lanciato dal private equity. I private equity più grandi, che riescono a gestire masse enormi,
possono lanciare anche più fondi in maniera contemporanea e parallela, mentre invece le società di private equity più piccoli generalmente lanciano un fondo, lo investono e successivamente, dopo alcuni anni, lanceranno un secondo fondo che magari avrà delle caratteristiche similari oppure diverse rispetto al fondo precedente. Una volta che la società di private equity è riuscita a ottenere un determinato ammontare di capitale da investitori istituzionali, comincia quindi ad investire, comincia a ricercare aziende da acquistare e la fase di raccolta non è una fase breve, può durare mesi ma anche anni, e nel corso dei mesi futuri quindi i fondatori di un private equity non solo cercheranno di raccogliere capitale in base alle strategie future, ma dimostreranno magari quello che sono stati in grado di acquisire o i risultati che già hanno ottenuto dal passato. Un concetto che è importante specificare è che una volta terminato il periodo di raccolta, gli investitori istituzionali non potranno più investire in quel particolare fondo lanciato dal private equity, che continuerà la sua attività di investimento sfruttando il capitale che ha già raccolto, e se anche un investitore nuovo volesse entrare oppure volesse aggiungere una quota del suo patrimonio da investire, non potrebbe dopo la fase finale di raccolta. Il capitale quindi degli investitori istituzionali rimane dentro al private equity non certo per un periodo breve, ma tendenzialmente per alcuni anni. In questo arco temporale, infatti, le società di private equity andranno alla ricerca di quelle aziende che rispecchiano le caratteristiche del fondo. Ci sono alcuni private equity, per esempio, che investono solo e soltanto in società in crisi, altri ancora che investono nelle aziende che portano in alto il Made in Italy italiano, altri ancora solo nelle aziende che hanno bisogno di uno sviluppo all'estero perché magari sono già mature all'interno del contesto italiano, altri ancora che investono solo e soltanto in determinati settori, nel settore energetico, finanziario oppure nel settore tecnologico, dietro al quale vi sono davvero tante società di private equity. Come fanno quindi ad individuare aziende private possedute attualmente da imprenditori e ad acquistarle? In questa attività di ricerca un private equity può anche farsi aiutare da un advisor esterno oppure condurre delle ricerche in maniera autonoma, sfruttando il suo network di relazioni. Una volta individuate aziende potenzialmente da acquistare e a seguito di un processo di due diligence nel quale viene valutata l'azienda target, il private equity può decidere quindi di investire ed acquistarla. Una volta acquistata, come fa quindi il private equity dalla futura rivendita dell'azienda ad ottenere un rendimento e un capitale superiore rispetto a quello investito inizialmente? Subito dopo l'acquisizione, infatti, nel corso degli anni successivi un operatore di private equity è in grado di prendere delle decisioni di miglioramento della società che magari l'imprenditore da solo non riusciva a portare avanti. Basti pensare ad una futura espansione magari in mercati esteri, oppure le società di private equity con le loro relazioni e conoscenze nel mondo finanziario sono in grado di ridurre quello che è l'indebitamento rinegoziando tassi di interesse e condizioni sui finanziamenti che l'azienda ha in corso con gli istituti bancari, o al tempo stesso il private equity è in grado anche di prendere delle decisioni di business operative, di marketing, che magari l'imprenditore stesso e il suo team non erano in grado di prendere e portare avanti in passato. La società di private equity può anche pensare di acquisire altre piccole società dopo l'acquisizione iniziale della società principale, in modo tale da acquisire dall'estero know-how oppure prodotti e servizi complementari che magari nel breve periodo non sarebbe in grado neppure il private equity di poter sviluppare all'interno dell'azienda. Questo infatti ci permette di parlare di un altro aspetto fondamentale, che è quello dell'orizzonte temporale. Per quanto tempo vengono tenute queste aziende in portafoglio e possedute dalla società di private equity? Tendenzialmente queste società vengono quindi tenute dai 3 ai 7 anni, anche se vi ricordo che questa è una semplice media, come ho specificato a inizio video, e che ci possono essere davvero tanti casi particolari, come appunto la società per la quale lavoro io,
che ha un holding period molto più lungo. Ma perché quindi un private equity cerca di rivendere l'azienda passato un determinato numero di anni, ma che non sia troppo elevato? Perché più lungo sarà l'orizzonte temporale, più basso tendenzialmente sarà il rendimento che il private equity otterrà annualizzato sul capitale investito inizialmente e sulla futura e potenziale rivendita. Per cercare di mantenere infatti il rendimento annuo, l'operatore di private equity dovrà essere in grado di migliorare sempre di più le performance finanziarie dell'azienda e di poterla rivendere ad un prezzo sempre maggiore col crescere e l'aumentare del tempo. Questo spiega perché il massimo del rendimento un fondo di private equity lo ottiene in un periodo appunto contenuto, sfruttando quindi tutto il vantaggio della leva finanziaria che dopo un po' nel corso del tempo perde di valore. Le aziende dopo un po' di anni quindi verranno rivendute, ma a chi? Ad altri operatori di private equity, magari più grandi, che hanno investimenti in aziende di determinate grandezze minime, oppure potranno essere venduti a altri operatori industriali che operano all'interno del settore specifico di quell'azienda, oppure anche una quotazione in borsa. Ma quindi, se siamo arrivati fino a questo punto e abbiamo capito tutto il ragionamento, e se abbiamo compreso che il capitale che viene investito arriva da investitori istituzionali esterni e dopo la vendita dell'azienda verrà proprio restituito a questi investitori istituzionali, com'è che guadagnano i fondatori del private equity? Quali sono i loro ricavi? Una società di private equity ha due tipi di entrate. Il primo sono le cosiddette management fee, cioè commissioni di gestione, che sono commissioni annue per gestire proprio quelle enormi capitali che arrivano dagli investitori istituzionali. Queste commissioni vanno circa da un 1 a un 3% annuo. L'altra grande fonte di guadagno è invece al momento della vendita delle aziende, con quello che viene definito nel gergo carry interest, cioè una percentuale mediamente tra il 15 e il 20% sul valore delle aziende che viene rivenduto. Ed è questa la fonte principale di guadagno per le società di private equity. Ecco quindi che si spiega come mai anche il private equity non cercherà di rivendere l'azienda nel lungo periodo, perché anche più posticiperà il disinvestimento, più basse saranno sempre in media e tendenzialmente i ritorni, e allo stesso modo più avanti nel tempo sarà il carry interest che il private equity riuscirà a guadagnare. Come si entra e come si può lavorare in una società di questo tipo? Anche qua tendenzialmente il percorso preferenziale è quello di alcuni anni in investment banking, ma non per forza si deve passare da questo percorso lavorativo. La forza del private equity infatti è quella di avere al suo interno anche persone con differenti background, in modo tale da unire a 360 gradi le competenze di vari esperti che vanno ad agire su differenti aree dell'azienda da acquistare, in modo tale da migliorarle tutte. Quindi ci sono anche dei casi in cui i ragazzi hanno lavorato in Big Four, quindi si sono focalizzati sull'attività di due diligence in passato, oppure ci sono anche tanti altri casi di persone che vengono dal mondo un po' più business, commerciale, quindi che hanno seguito commercial due diligence e che hanno lavorato per le società di consulenza strategica. Ma quanto si guadagna nel private equity? Come sempre dobbiamo distinguere il mondo di Milano dal mondo di Londra. Nell'ambiente italiano tendenzialmente un ragazzo che non inizia da subito dopo l'università in private equity, ma dopo alcuni anni può ottenere un salario che va da un minimo di 50 ad un massimo di 100.000 euro. A Londra invece questi numeri sono come sempre più alti rispetto al nostro paese e tendenzialmente, data la vastità di private equity che esistono davvero nel contesto londinese, gli stipendi come al solito sono più alti e allo stesso modo anche il bonus è una componente che può essere molto superiore rispetto a quella che noi guadagniamo in Italia.
quindi si può andare da uno stipendio mediamente di 80.000 euro all'anno minimi fino ad un massimo anche di 150-160.000, scusate, non euro, ma sterline. Spero quindi di averti dato una panoramica completa di quelli che sono comunque attori fondamentali del contesto finanziario. Se la spiegazione ti è stata particolarmente utile, ti invito quindi innanzitutto a lasciare un mi piace in modo tale da sostenere il canale in questa fase iniziale e iscriviti, attiva la campanella per non perderti anche i futuri